Ciao a tutti, oggi vorrei condividere con voi la tecnica per dipingere a velature la grisaglia. In queste immagini io preparo la velatura con del terra d'ombra naturale disciolto nel medium, fatto da una parte di essenza di trementina e una parte di olio di lino crudo. Consiglio assolutamente di non utilizzare l'olio di lino cotto, in quanto col tempo potrebbe ingiallire il dipinto. La velatura consiglio di stenderlo con un pennello piatto a setola morbida su tutta la superficie del quadro. Se notate che il colore è troppo intenso, potete scaricarlo con un panno morbido. Intanto che vi spiego la tecnica, potete notare l'esecuzione che sto svolgendo sul dipinto. Esistono due tipi di velatura, quelle generali che si applicano su tutto il dipinto e quelle parziali che usiamo solo in alcune zone, proprio per scurire determinati punti. La tecnica delle velature è una tecnica che ha bisogno di enorme pazienza e i risultati non si vedono subito, ma sono dovuti al susseguirsi di strati di colore. Io di solito eseguo più di 15 velature sul dipinto e durante i miei primi studi, per rendermi conto dei risultati, ad ogni seduta di lavoro fotografavo con il cellulare il dipinto per studiare poi per bene i progressi effettuati. Dopo aver passato la velatura di terra d'ombra, consiglio di attendere almeno 20-30 minuti, giusto per non lavorare nel bagnato e facilitare la colorazione. Abbiamo bisogno di due pennelli, uno per applicare il colore e l'altro per sfumarlo. Con il pennello imbevuto col del bianco di titanio, con tocchi leggeri possiamo accentuare tutte le parti in luce e poi sfumare con il pennello pulito. A questo punto tutto il lavoro fatto nella grisaglia torna utile, perché abbiamo comunque la possibilità di sfruttare il chiaroscuro al di sotto della velatura. Nonostante questo vantaggio, dobbiamo sempre e comunque avere come punto di riferimento l'immagine originale per apportare quelle piccole modifiche al modellato della figura. Il mio consiglio è di mantenere il tono del colore più chiaro rispetto all'immagine originale, e questo perché le successive velature andranno a scurire sempre di più il dipinto e quindi rischiate di rovinare il lavoro. Vi consiglio inoltre di non usare troppo bianco, soprattutto nelle prime velature. Utilizzando un eccesso di bianco, infatti, rischiate di coprire il chiaroscuro che avete al di sotto e di conseguenza la grisaglia diventa inservibile. Dopo aver giustapposto zone in luce ed ombra, si deve lasciare asciugare almeno 3-4 giorni e una volta secco potete riprendere il dipinto usando le stesse modalità che vi ho appena descritto. Potete aggiungere alle velature sempre pian piano, ad ogni velatura, piccole modifiche. Io vi consiglio di fotografare le varie fasi della pittura, così da vedere dei miglioramenti nel vostro lavoro. Prima di lasciarvi alla parte finale del video, vi invito a iscrivervi al canale e a pormi nel caso qualche domanda a cui io sicuramente risponderò. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook Corso di Pittura Pigmento, e mi farebbe piacere soprattutto che ricevere qualche vostro consiglio su dei prossimi video da fare. Se avete delle curiosità, mi raccomando, metteteli sotto nella sezione commenti e io vi risponderò.
Per quanto riguarda la pubblicazione del prossimo video, ci sarà sabato prossimo. Vi aspetto tutti ancora su questo canale e vi ringrazio per la visione. Ciao!